Bene, il 21 marzo 1983 esce questo album qui. The Final Cut dei Pink Floyd. 43 minuti di disco e 12 tracce nella versione originale. Successivamente è stata aggiunta un'altra traccia, che poi andremo a vedere più in dettaglio. È il 12° album studio dei Pink Floyd e dal 2004 viene ristampato appunto con l'aggiunta dell'ulteriore traccia che era fortemente voluta da Waters, ma inizialmente gli altri del gruppo la esclusero perché era ritenuta troppo personale e troppo intimistica. Dal 2004 dunque le tracce diventano 13. When the Tiger Broke Up si aggiunge all'elenco ed entra direttamente in Side A, e nello stesso anno esce una versione in Super Audio CD. Il 12° album dei Pink Floyd dunque proprio in questi giorni compie 40 anni ed è invecchiato secondo me benissimo. È un concept album, quindi per chi fosse un po' a digiuno è un album legato da un unico filo conduttore dove tutte le canzoni in realtà fanno parte di una unica grande storia. Alcune tracce, anche se non è sempre molto ben chiaro, ci sono varie versioni su quale di queste facessero parte, probabilmente alcune non erano ancora neanche tracce, altre sì, tipo Not Now John probabilmente era già una canzone fatta, altre invece magari no, erano solo idee, suggestioni, abbozzi di canzone. Comunque, la cosa importante è che questo album inizialmente, proprio per questo motivo, cioè che ereditava dei pezzi che non erano entrati nella pubblicazione di The Wall, si sarebbe dovuto chiamare Spare Bricks, cioè mattoni avanzati. Questo è un album di notevole importanza. Innanzitutto da qui in poi cambierà la formazione della band, che chiaramente era già cambiata inizialmente con l'uscita di Syd Barrett, ma che da tanti anni e i suoi più grandi successi planetari li aveva fatti nella formazione che fino a questo momento era quella, diciamo, quella titolare. Se non che in quel periodo Waters era particolarmente eccentrico, era particolarmente... Da lì a poco, infatti, Waters abbandonerà la band, ufficialmente circa 2 anni dopo l'uscita di questo album. E tra l'altro questo album ha un'altra particolarità, cioè quella di non avere Wright alle tastiere, anche lui per aver litigato con Waters ed essendo stato estraneato dal progetto. Ad ogni modo la produzione è sempre stata praticamente costellata di forti litigi e tensioni tra Waters e Gilmour, tant'è vero che molto spesso è stato necessario l'intervento di alcuni intermediari esterni per cercare di far comunicare in due in una maniera decente. Concept album quindi, un concept album che ha come sfondo la guerra e diverse guerre perché si va dalla seconda guerra mondiale con è facile riconoscere in alcune circostanze delle battaglie e poi potremo anche vedere quali, in particolare una o quantomeno uno scenario di guerra, ma c'è anche un'aspra critica alla politica estera inglese, in particolare per quanto riguarda le circostanze legate alle Falkland e quindi alle azioni, alle scelte del primo ministro allora Thatcher. Un album fortemente voluto da Waters, scritto interamente da lui. E infatti uno dei motivi di discordia all'interno del gruppo fu proprio questo, il fatto che Waters ci mise la mano sopra, ci mise il proprio cappello, disse questo è un mio album suonato dai Pink Floyd, tra l'altro cosa che è presente in copertina. Adesso vediamo anche il dettaglio. L'ossessione di Waters per i temi sociali e quindi la guerra chiaramente come enorme tema sociale e per la politica, le azioni ovviamente militari dovute alle scelte dei governi, che si spostano poi nella sfera individuale e personale, in particolare di Waters, legata appunto al fatto che suo padre morì o, secondo alcune fonti, non fu mai ritrovato e quindi attualmente è disperso dopo lo sbarco ad Anzio da parte degli inglesi.
Questo disco si trasforma in un eterno e continuo viaggio su una sorta di onda emotiva che ci porta su e giù all'interno anche della mente, delle emozioni, delle turbe di Waters. La presenza del padre in questo album è oltretutto resa esplicita dalla canzone The Fletcher Memorial Home, un memoriale a Eric Fletcher, ovvero al padre di Waters. Il processo di produzione del disco è stato traumatico e legato alle isterie all'interno del gruppo, alle fortissime tensioni. Questo lo troviamo anche all'interno del disco. Lo troviamo in delle dinamiche che sono molto forti, dinamiche che sono dinamiche visive, dinamiche sonore e dinamiche anche liriche. Probabilmente Waters scrive al massimo della sua capacità espressiva, almeno fino a quel momento. Le parole sono più poetiche, sono più ricercate, molto spesso creano delle vere e proprie figure, delle immagini. Dicevamo un album molto fotografico e molto cinematografico. C'è un'alternanza di dimensioni e consistenze, si passa dal piccolo, dall'individuale, dalla soggettiva del singolo soldato al movimento globale, all'ampiezza totalizzante. Ci si sposta dal terreno con delle figure forti, delle immagini forti, il sangue, il sudore, dalla sensazione della paura, il freddo, l'umidità, fino a sviluppi verticali che hanno a che fare con una certa spiritualità, dove c'è un senso aureo ed etereo. A me sembra che l'album sposti continuamente l'attenzione dal dolore del piccolo, che unendosi al dolore di altri piccoli diventa un dolore mondiale, e subito dopo da un dolore mondiale, un sentimento comunque mondiale che può essere rintracciato in un percorso inverso all'interno del singolo. Tutta questa roba, ed è tanta roba, questo enorme movimento, questa enorme dinamicità emotiva, però non deve lasciar pensare a un album slabbrato, fuori controllo, è tutto il contrario. Anche le musiche liriche che spesso accompagnano non fanno altro che aumentare anche la sacralità di questo album, che è molto scuro, sempre controllato, anche nelle sue dinamiche. È un album molto ragionato, è un album fortemente voluto, come detto da Waters. E alcuni aneddoti fanno pensare, o quantomeno ci arrivano in questa maniera. Pare che Waters, nonostante il successo, avesse iniziato a disprezzare un po' quella massa enorme di fan che lo acclamavano e che lo hanno reso insieme a Pink Floyd quello che era, quindi sono state comunque la sua fortuna. Però pare che li disprezzasse perché credeva che attribuissero al suo lavoro un'opera rock un po' generica, come dire, un po' globalista. E forse voleva dimostrare con questo album proprio questo, il fatto che non sarebbe stato capito, non avrebbero avuto la pazienza di capire questo album, non avrebbero avuto l'amore per i temi, come invece ne ha avuti lui per scriverlo e per tra l'altro mettere becco nella maggior parte delle musiche e creare anche in questo caso un sacco di problemi con gli altri della band, primo fra tutti naturalmente Gilmour. Il successo che ebbe, ovviamente stiamo parlando di numeri che sarebbero importanti quasi per chiunque, ma non per i Pink Floyd, non per i Pink Floyd che venivano dalle Wall. Questa cosa forse aveva confermato in lui che quello non era un progetto e non era un pubblico all'altezza in qualche maniera delle sue aspettative. In sostanza la dimensione che egli credeva gli fosse attribuita dal suo pubblico non gli era sufficiente, gli risultava stretta. Voleva essere visto evidentemente in un'altra maniera e con questo album cercava di rappresentarsi e cercava
eventualmente anche di far capire al resto della band: ecco, vedete, questo è il motivo per cui noi ci lasceremo, questo è il motivo per cui io non potrò più stare con voi. Perché lo stesso pubblico che ci ha osannati ora non capisce, non sta capendo la nostra grandezza, non capirà la grandezza di questo album. In effetti c'è da dire che questo poi è un album che divide ancora oggi. Basta andare su un forum, su una discussione qualsiasi, e saltano fuori i gilmuriani che attaccano Waters, i Watersiani che attaccano Gilmour, eccetera. Una disputa sinceramente che io considero inutile. Questo album è cupo, questo album è chiuso, è ossessivo, è considerato da molti difficile. Secondo me è un album bellissimo, è un album che ha bisogno del suo tempo, ma è un album che non ti abbandona mai. Se hai un minimo di pazienza ti accompagna sempre, ti sta facendo capire dove sta andando, ma contemporaneamente lo fa con un certo distacco. Non è ovviamente mai ruffiano, ma proprio mai. E anche nella parte strumentale c'è da dire, la presenza di Gilmour c'è, e la presenza di Gilmour era importante. Se leviamo l'ultima trovata dell'ultima versione di Comfortable Numb, per esempio, dove Gilmour viene escluso completamente nella nuova versione, le sue parti vengono lasciate come parti strumentali che a me sembrano vuote, magari ci faremo un video. Il resto della canzone mi piace, da intendere. Qui l'importanza di Gilmour c'è, la sua chitarra parla meno delle altre volte, ma quando lo fa è lacerante, quando lo fa è sempre straziante, ogni nota sembra accompagnare esattamente quella che è la dinamica della canzone, il testo della canzone, l'emotività della canzone. Beh, non stiamo qui adesso a dire che Gilmour sia un grande, insomma. Il mio consiglio è di ascoltare interamente l'album. È un consiglio che... Ma che cazzo è? Ma che è? Il mio consiglio è di ascoltare tutto l'album. Questo vale quasi sempre. A maggior ragione quando si tratta di un concept album, e a maggior ragione quando si tratta di una band che ha fatto dei concept album un marchio di fabbrica. Le canzoni sono praticamente tutte molto belle. A me risulta debole e oso usare la parola un pelo fastidiosa, non perché di per sé sia brutta, ma perché mi sembra un pelo fuori luogo. Solo Not Now John. Per quanto riguarda il resto, anche le tracce piccole sono delle sorte di tracce ponte tra l'uno e l'altro, quindi comunque hanno sempre il loro valore e andrebbero apprezzate in ogni caso. Poi è chiaro che se dovessi consigliare delle tracce, andiamo a vedere il retro del disco, per me sono tutte belle. Non posso immaginare The Fletcher Memorial Home senza prima ascoltare Get Your Filthy Hands of My Desert. Ce ne sono veramente tante. Your Possible Past è una canzone bellissima. The Hero's Return, The Gunner's Dream, Paranoid Eyes è probabilmente una delle mie preferite. E poi c'è il straziante finale di Two Suns in the Sunset, che è una roba terribile, emotivamente terribile. E ho lasciato per ultimo, ma non a caso, quella che per me è una delle canzoni preferite in assoluto dei Pink Floyd, per quanto mi riguarda chiaramente, cioè il brano omonimo The Final Cut. Per testo, per musica, per dinamica, per le variazioni che ci sono, per la maniera in cui è costruita e anche per la parte solistica di Gilmour. Spero che vi sia piaciuto, c'è sempre tantissimo da dire, soprattutto su una band di questa grandezza. È un album che secondo me è all'altezza della band, anzi. E spero però in pochi minuti di essere riuscito a portare qualcosa, di aver fatto venire la voglia a qualcuno di scoprire un album che magari non conosce, o ad altri di rinfrescare delle cose che sono certamente belle. Spero di averlo fatto in maniera degna. Vi invito a mettere il mi piace al canale, a seguirlo mettendo magari la campanellina se questi contenuti vi piacciono, perché con un piccolo gesto insomma si fa un gran bene al canale. Grazie.